state? Spero che tutto proceda, che tutti abbiate ripreso un po' i vostri lavoretti in casa, bricolage, eccetera, eccetera. Quello che più vi piace. Allora, io come ho anticipato nella live dell'altro giorno, adesso vi farò vedere come ho realizzato questa stola. Può essere stola, sciarpa, insomma, chiamatelo un po' come volete. È in cotone al 100%, è un filato che mi è stato fornito da Lane di Biella, eh, tutti e tre i tipi, quindi tutti e tre i colori sono filati di Lane di Biella. Il cotone nero e il cotone rosso è il mille fili ed è un cotone egiziano bellissimo al 100%, ha una bellissima torsione, una lavorabilità veramente che scorre nelle mani. Peccato per il nero perché io ho problemi con la vista e quindi non riesco proprio a lavorarlo più di tanto tempo. Però devo dire che come consistenza e come lavorabilità gli posso dare 10 tranquillamente, mi sono trovata benissimo e frutta tantissimo. Considerate che con il rosso io ho eseguito anche sia con il rosso che con questo, allora scusate, un passo indietro, torno indietro. Il nero e il rosso sono appunto il mille fili di Lane di Biella, filatura, filati roses sempre di Biella. E quindi li trovate, hanno tantissimi colori, li trovate sempre disponibili. Se andate sul loro sito, nei classici puro cotone, li trovate tutti i colori del mille fili. Questo invece, questo cotone qui tortora, è una rocca, il codice è CT, quindi sta per cotone 667. Io vi lascerò tutti i link e tutte le informazioni nell'info box. L'unica cosa però che non sono certa ci sia ancora, questo cotone qui. Se c'è anche per la prossima estate, io vi consiglio di acquistarlo perché frutta tantissimo, va benissimo per le borse, per dei lavori che vengono non proprio delicatissimi come il mille fili che è più morbido, è un po' più rustico, per cui tipo, non so, piccoli centri per un ambiente rustico piuttosto che dei borsellini, qualsiasi cosa. Io l'ho adorato questo cotone e mi spiace averne preso solo una rocca, però adesso cotone non ne acquisto più, almeno fino a maggio dell'anno prossimo. Con una rocca di cotone e con un gomitolo per colore, io ho fatto una borsa e vi lascio qui sopra, adesso vi compare qui la scheda dove poter andare a vederla. Siccome volevo dar fondo proprio a tutto il cotone che avevo, con quello che mi era rimasto ho eseguito anche questa stola. Quindi vi assicuro che anche se questo cotone pesa 150 grammi, frutta tantissimo. Sto parlando del mille fili perché ha 460 metri, sviluppa 460 metri di lunghezza ed è bellissimo e frutta tantissimo. Quindi se voi prendete due, tre colori potete fare un coprispalle anche più largo e più lungo di questo. Se volete le misure, questo il mio è largo, non riesco a inquadrarlo tutto, è largo 40 centimetri ed è lungo, aspettate, questo è un lavoro che avrei dovuto fare prima, ma non importa, lo facciamo adesso assieme. Ed è lungo 125 quasi, vi faccio vedere, eh? Allora, qui c'è, considerate che questo è 62, io l'ho doppiato, quindi 62, qui c'è lo 0, vedete, quindi 6 e 6, 12, considerate un 125, cioè 1,20 m su via, diciamo 1,20 m. Io l'ho già lavato, considerate che non è un cotone che ha perso come forma, avevo qualche problema, come vi avevo detto, come vedrete poi nella seconda parte del video, perché io questa parte del video la sto facendo dopo che ho fatto il tutorial, avevo dei problemi di curvatura del lavoro perché avevo utilizzato questi due filati, ecco, vedete qui adesso è andato perfettamente in pari, qui insomma appena appena. Avevo un leggerissimo problema, ho avuto che comunque poi vi vedrete qui nel corso del tutorial
e devo dire che con il lavaggio e la stiratura è rimasto morbidissimo e si è adattato alla forma che io ho voluto dargli. Ho già parlato tanto, io vi lascio al tutorial, quindi a tutte le istruzioni su come fare. Ovviamente non vi farò vedere tutti i passaggi e tutto quello che io ho fatto per fare questa sciarpa, ma solo la tecnica, il modo che io ho utilizzato. E ringrazio ancora Lane di Biella per avermi concesso la possibilità di scegliere questi cotoni bellissimi che io ho preso tempo fa, però ho cercato veramente di rendergli giustizia e di consumarli fino proprio a dargli fondo. Adesso ho ancora due colori, ma sono lì riposti per maggio dell'anno prossimo. Vi lascio al tutorial. Per eseguire questo tipo di lavorazione, quindi iniziando da un angolo e crescendo da un lato al lato, facendo crescere proprio tutto il nostro lavoro in larghezza, dobbiamo fermarci a un certo punto ed iniziare a lavorare in diagonale. Questo effetto che ha questo tipo di lavoro è dato dal cambio di colore e dal cambio di punto. Unica raccomandazione, come ho già detto, di utilizzare un filato dello stesso tipo e della stessa fattura, perché in particolare nei blocchi dove voi vorrete andare a cambiare lavorazione, quindi fare questo tipo di lavorazione ad archetti, potrebbe succedere, dico potrebbe succedere, considerando sempre gli aumenti e le diminuzioni costanti per tutto il lavoro, che ci sia una leggera curvatura. Quindi dove il filato è più spesso c'è più spessore appunto, e dove invece il filato è più sottile può succedere questo, quindi avere una piccola curvatura, e questo esteticamente non è bello, perché sarebbe bello averlo completamente uguale, dritto, perfetto. Io ora, come vedete, ci sono ancora le codine, poi fermerò tutte le codine, lo metterò, lo laverò e cercherò di bloccarlo appena, per capire se riesco a correggere questo errore. Quindi per chi vede e dice sì è storto, sto giustificando appunto quello che mi è successo. È successo da questa parte, è successo da quest'altra parte, quindi c'è questa curva. Sicuramente è un lavoro che poi con il giusto bloccaggio e con il giusto lavaggio torna a posto, però per essere sicuri di fare un lavoro come si deve, cercate di utilizzare il filato dello stesso tipo. In questo caso io vi farò vedere solo come si esegue questo tipo di lavorazione e vi farò vedere questo punto a ventaglietti. Tutto il resto, quindi tutti i cambi di colore, tutto la lavorazione, il cambio della lavorazione sta a voi, alla vostra fantasia. Vi elenco poi i materiali che io ho utilizzato, quindi se volete usare gli stessi colori, anche se questi sono due filati diversi, quindi il rosso e il nero è un tipo di cotone e invece questo tortora è un altro tipo di cotone, ma questo poi come vi ho già detto, lo vedremo dopo, perché io vi consiglio caldamente di utilizzare solo questo tipo o questo se trovate tutte le tonalità, perché francamente non so se l'Ane di Biella ne abbia ancora, comunque devo andare a controllare. Adesso iniziamo e vediamo come si avvia proprio il nostro lavoro. Io l'ho avviato da questa parte. Per eseguire il nostro campione io sto prendendo del filato acrilico di due colori differenti, in modo che andremo a vedere poi il gioco che fa proprio tutta la lavorazione in diagonale. Allora, inizio subito con il colore rosso avviando 4 catenelle, quindi faccio il mio cappiolino, il primo nodino non lo conto e avvio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Chiudo in cerchio con una maglia bassissima e faccio nuovamente 4 catenelle, 2, 3 e 4. Nello stesso punto dove sta uscendo la catenella vado a fare due punti alti, quindi 1 e 2. Mentre lavoro cerco di trattenere la codina attorno al cerchietto finché posso. Faccio un altro punto alto sul punto della catenella, quindi io non andrò a lavorare all'interno della catenella, ma sulla catenella. Quindi faccio un punto alto,
E adesso nel punto successivo della catenella vado a fare 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. I 3 punti alti verranno fatti tutti nello stesso punto. Quindi ricapitolando, io ho eseguito 3 punti alti nello stesso punto. Un punto alto è stato sostituito dalle 4 catenelle. Un punto alto e 3 punti alti, quindi ho aumentato a destra e a sinistra di questo cerchietto allo stesso modo. Adesso mi alzo con 4 catenelle. 1, 2, oppela, 3 e 4. Volto il lavoro. Nel primo punto vado ad eseguire 2 punti alti e qui vado a fare un altro aumento. Lavoro punto su punto fino alla fine, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Adesso ho le catenelle. Sull'ultimo punto della catenella vado ad eseguire 3 maglie alte, tutte nello stesso punto, 1, 2 e 3. Faccio 4 catenelle, 2, 3 e 4 e volto il lavoro. All'interno del primo punto vado a fare 2 punti alti, quindi 1 e 2. Lavoro nuovamente punto su punto sino ad arrivare alla fine. Arrivate alle 4 catenelle, nell'ultimo punto, quindi in questo punto qui della catenella, vado a fare 3 punti alti, 1, 2 e 3. Questo è il mio angolo. L'inizio della mia catenella è il mio angolo. Gli aumenti che io sto facendo mi stanno consentendo di portare il mio lavoro ad una crescita uguale e speculare a destra e a sinistra. Quindi si sta allargando in questo senso. Vi faccio vedere il lavoro già fatto. Io ho iniziato da questo punto, qui ci sono 4 catenelle, ho iniziato il mio lavoro ed io ho lasciato che il mio lavoro crescesse sino a quando non arrivavo alla larghezza desiderata. Quindi inizio da questo punto, se adesso lo sovrappongo, ovviamente il filato è più grande, l'uncinetto è più grande, sto crescendo in modo più veloce, quindi con meno giri rispetto alla lavorazione che vi ho presentato. Ma la tecnica fondamentalmente è questa. Quindi si aumenta ad ogni giro, sia all'inizio che alla fine, sino a raggiungere la larghezza desiderata. Continuo così a lavorare, aumentando sempre nell'ultimo punto 2 maglie e nel primo punto 2 maglie, sino a raggiungere una larghezza che ci permetterà poi di vedere il lavoro crescere in altezza piuttosto che in larghezza. Sono arrivata a questa larghezza, adesso voglio iniziare il mio lavoro con i ventaglietti, quindi questa porzione di lavoro che io vi avevo fatto già vedere. Per fare questi ventagli dobbiamo avere sul lavoro un multiplo di 4 maglie, per cui si contano 3 punti, al quarto punto si va a eseguire il ventaglio. Io ho contato prima i punti, cioè nell'ultimo giro ho contato i miei punti e sono 32, per cui è un multiplo di 4 e a me va bene così. Adesso noi possiamo comunque fare questo tipo di lavoro continuando, scusate, ad aumentare su entrambi i lati. Facciamo finta che la nostra larghezza non l'abbiamo quasi raggiunta, però vogliamo aggiungere questa porzione di lavoro
traforato. Quindi ripeto nuovamente i miei aumenti che in questo caso saranno dati. Allora farò 4 catenelle per alzarmi con l'uncinetto e sostituire il primo punto alto, una catenella che mi vale come aumento, un punto alto all'interno del primo punto che mi vale come secondo aumento. Ed ho eseguito qui i miei due aumenti. Conto 3 punti, 1, 2, 3. Al quarto punto entro all'interno con il filo sull'uncinetto e faccio un punto alto. Faccio un altro punto alto, una catenella e due punti alti. Ed ho fatto il mio primo ventaglio. Conto 3 punti, 1, 2 e 3, entro nel quarto, sempre con il filo sull'uncinetto. Faccio un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Filo sull'uncinetto, conto 3 punti, al quarto ripeto i due punti alti separati da una catenella, i 4 punti alti, scusa, separati da una catenella che vanno a formare il mio ventaglio. Non farò altro che alternare questi ventaglietti pieni e vuoti, io ora li chiamo così, forse non è il termine adatto, ma per farmi capire, e farò questo lavoro sino alla fine, sino ad arrivare all'altra estremità, dove poi andrò a fare l'altro aumento. Sono arrivata all'ultimo ventaglio, quindi ho alternato, ne ho fatto uno pieno, uno vuoto, uno pieno, uno vuoto. Ora mi trovo giusto al quarto punto dalla fine, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto, faccio un punto alto, una catenella ed un altro punto alto. Ed ecco che io ho replicato i miei aumenti che ho fatto anche sotto, quindi ho fatto nuovamente una catenella che mi vale da punto e un punto alto come aumento. Ora ripeto nuovamente 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Volto il lavoro. A questo punto, dove io ho i due punti alti separati, i 4 punti alti, scusate, separati dalla catenella, andrò a fare l'archetto vuoto e viceversa. Quindi adesso io dovrei iniziare da questo archetto. All'interno di questo archetto devo andare a ripetere due punti alti, una catenella e due punti alti. All'interno invece di questo archetto pieno vado a fare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Nuovamente qui ho il ventaglietto vuoto e faccio 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Qui ho l'archetto pieno, quindi un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Questa è la sequenza delle righe di questo tipo di lavorazione. Quindi rientro in questo vuoto e lo vado a riempire con 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Questo acrilico scivola tantissimo dalle mani. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, un punto alto, 2 catenelle e un punto alto.
A questo punto ripetiamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, io sto lavorando all'interno dell'archetto adesso, andremo a fare i nostri aumenti, quindi una catenella e un punto alto. 4 catenelle per voltare il lavoro. Adesso voglio ripetere i punti alti sopra questo tipo di lavorazione. Facciamo l'ultimo, questa è un'altra cosa importante che ho da dirvi e dopo andiamo a vedere come si diminuisce. Quando io vado a sormontare con i punti alti questi archetti, devo fare attenzione ad una cosa: punto sul ventaglietto che ho pieno vado a fare 5 punti alti, sul ventaglietto che ho vuoto ne vado a fare 3. Ok, quindi inizio con il mio aumento: un punto alto, una catenella, un punto alto nello stesso punto, e qui ho fatto i miei 2 aumenti. Adesso lavoro punto su questi 2 punti alti, 1 e 2. All'interno dello spazio vado a fare un punto alto, sopra questi 2 punti vado a fare un punto alto per ogni punto, ed ho fatto i miei 5 punti alti. All'interno del ventaglio vado a fare 3 punti alti, 2 e 3. Sopra ai 2 punti alti vado a fare punto su punto un punto alto, all'interno un punto alto, sull'altra estremità 2 punti alti punto su punto, quindi 1 e 2. Qui abbiamo il ventaglietto vuoto, 3 punti alti, qui abbiamo il ventaglietto pieno, 5 punti alti, 3, 4 e 5. Continuo così fino alla fine del giro. Una volta che ho terminato tutti i miei punti alti, posso iniziare a questo punto a iniziare il lavoro, insomma, in altezza piuttosto che in larghezza, perché adesso sto lavorando in altezza sul lato e in larghezza sull'altro lato, lasciandola invariata, quindi ehm, dando sempre questo tipo di orientamento. Adesso invece voglio iniziare a fare in modo che la mia sciarpa cresca, perché ho ottenuto la larghezza che io desideravo. Quindi quando voi volete fare la sciarpa che possa essere di 30, 20, 50 centimetri, arrivati alla base del triangolo, perché questo sostanzialmente è un triangolo, quando arrivate alla base che corrisponde alla vostra larghezza del lavoro, vi fermate ed iniziate con le diminuzioni. Per praticità vi consiglio di, siccome dovremo da adesso in poi dovremo continuare ad aumentare su questo lato e iniziare a diminuire su questo lato, io vi consiglio di mettere un marcapunto sul lato, su di un lato, quindi in questo caso questo, per ricordare che questo è il lato dove vanno fatti gli aumenti, anche se poi ad occhio comunque voi vedrete che qui ci saranno le diminuzioni, però per chi è magari, per chi esegue per la prima volta questo tipo di lavoro, sarebbe bene che se lo segnasse in modo da non confondersi, altrimenti poi rischia di andare a chiudere, formare un altro triangolo come il primo che abbiamo formato ed avrà un quadrato o un rettangolo a seconda della base che ha scelto. Ora, come premesso, su questo lato io devo continuare a fare gli aumenti, per cui faccio le mie 4 catenelle e vado a fare 2 punti alti nel primo punto, quindi 1 e 2. Ora andrò a fare punto su punto sino ad arrivare all'estremità opposta, quindi lavoro punto su punto sino ad arrivare all'altro angolo.
Sono arrivata sull'altra estremità. A questo punto devo iniziare con le mie diminuzioni. Sono a 3 punti prima dalla fine del giro, devo diminuire 2 maglie per come ho aumentato, quindi lo stesso numero di maglie che si diminuiscono, poi che si aumentano, si andranno poi ad aumentare. Per cui lavoro sulla terzultima maglia e faccio un punto alto normale. Adesso lavoro sul penultimo punto alto, quindi entro all'interno, chiudo 2 occhielli e non chiudo completamente il punto. Filo sull'uncinetto, mi rimetto qui sulla catenella che mi andava a sostituire un punto alto, chiudo le prime 2 asoline e adesso chiudo tutte e 3 assieme. In questo modo io sono andata a fare una diminuzione. Faccio nuovamente le mie 4 catenelle, volto il lavoro, mentre prima eseguivo degli aumenti, adesso vado a ripetere la diminuzione che ho appena fatto, sempre di 2 maglie. Allo stesso modo entro nel primo punto, lavoro 2 asoline, esco, rientro nel secondo punto, lavoro 2 asoline, le chiudo tutte e 3 assieme. In questo modo io ho diminuito 2 maglie. Continuo a lavorare punto su punto sino ad arrivare all'altra estremità. Questo sarà il lavoro che noi adesso andremo a fare da adesso in poi. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi piuttosto che continuare ad aumentare stiamo facendo crescere il nostro lavoro sul dritto. Quindi iniziamo a cambiare orientamento. Ora ovviamente tutto sta al vostro gusto. eh, Punti piuttosto che larghezza, piuttosto che anche le diminuzioni. Se volete fare una diagonale più morbida, potete fare una diminuzione, un giro sì, un giro no. Allo stesso modo l'aumento andrà fatto un giro sì, un giro no. Quindi io vi ho solo spiegato, adesso ho dato un piccolo accenno di come io ho costruito tutto il mio lavoro. Quindi l'alternanza dei colori, l'alternanza dei punti, la morbidezza della diagonale con la quale vorrete andare a lavorare, ehm, sarà a vostro gusto. La mia alternanza, io adesso vi lascio delle foto, è intuibile e francamente non l'ho fatto con un pattern, quindi non mi sono segnati i giri, è stato tutto molto improvvisato. Scrivere tutti i giri di tutte le righe che io ho fatto non è semplice. Se qualcuno poi ha la necessità perché la vuole proprio replicare così per come è stata fatto, mi commenti e cercherò magari di mettermi lì e copiare contare tutte le righe e dirvi quante righe e che tipo di punti ho alternato. Detto questo, io spero che sia stato un tutorial non troppo noioso perché non volevo che fosse estremamente lungo. Vi lascio ai vostri lavori, spero comunque di rivedervi sul mio canale. Il prossimo video dovrebbe essere o un'altra recensione o comunque quello che ho già anticipato nella live che ho fatto qualche giorno fa. Quindi per chi se l'è persa, si vuole andarla a vedere, può guardare nel mio canale. Ciao, a presto!